sto guardando? Oh mio Dio. Non ho parole. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele e quello che avete appena visto, non è un video amatoriale realizzato da qualche amante appassionato di droni, ma bensì è il video ufficiale realizzato da ENAV, ovvero uno degli enti più importanti in Italia per quanto riguarda il settore dei droni, che dovrebbe conoscere, penso, le leggi, le regolamentazioni che regolamentano questa attività, questo hobby. Ma chi di voi avrà utilizzato almeno una volta nella propria vita un drone avrà notato sicuramente che in questo video c'è qualcosa di profondamente sbagliato. DFly, ENAV, ENAC, tante sigle che forse non tutti sanno riconoscere, quindi partiamo dal principio ragazzi, ve le spiego tutte. DFly è un portale creato da ENAV per la gestione dei droni in Italia, sia professionali che droni destinati all'uso hobbistico. ENAV invece, che ha creato il portale DFly, è una società che fornisce servizi per la navigazione aerea civile in Italia. E a chi li fornisce? Ad ENAC. ENAC, che è l'ente nazionale italiano per l'aviazione civile, autorità di certificazione e regolamentazione tecnica, che dipende dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tutto questo cerchio, questo giro, cosa significa? Beh, significa che con molta probabilità, ovviamente non posso esserne sicuro al 100%, ma essendo ENAC un ente pubblico italiano che ha richiesto dei servizi a una società privata qual è ENAV, e se 2 più 2 non fa 5, significa che il bellissimo video che avete appena visto è stato realizzato con molta probabilità, non è sicuro ma potrebbe essere, con tanti soldini pubblici, quindi tanti bei soldini che provengono dalle nostre tasche. Quindi sarebbe stato lecito aspettarsi un video realizzato a dovere, ad hoc, che spiegasse nel dettaglio cos'è ENAV, cos'è DFly, come funzionano i droni realmente in Italia, e invece ci siamo ritrovati davanti a questo obbrobrio. Un attimo, devo calmarmi. C'è da dire che il video non è recentissimo, è uscito lo scorso marzo, ma già da allora c'erano comunque tante regolamentazioni, tante leggi, e questo video, oltre ad essere totalmente senza senso, le trasgredisce tutte. Ora prendo spunto da alcuni colleghi youtuber per realizzare per voi, insieme a voi, una reaction a queste immagini, spiegandovi cosa c'è di sbagliato. Purtroppo non so se il video che state guardando verrà abbattuto con annesso copyright, è molto probabile, essendo un video di un ente pubblico, quindi sapete come funzionano le cose, però io ragazzi ci provo, lo faccio per voi, perché quando vedo certe cose davvero mi sale il sangue al cervello. Play! Il video inizia con questo signore che non sa bene dove si trova, ma cammina in questo palazzo antico storico e si dirige verso un visore, verso l'Oculus Rift. E mettiamo stop. Cioè, amici, già qui iniziamo con l'assurdo e anche con la falsa pubblicità. Infatti il visore che state vedendo è un Oculus Rift, un visore di realtà virtuale pensato per le applicazioni e per i videogiochi, che nulla a che fare con i droni, non si può utilizzare con un drone DJI e con nessun altro drone al mondo, non è compatibile con i droni questo visore, ma in questo video viene mostrato anche il logo Oculus e viene fatto credere che si tratti di un drone compatibile con il drone che vedremo tra poco. Assurdo! E altro dettaglio, questo visore richiede il collegamento al PC per funzionare, non avendo una batteria incorporata, quindi il signore cosa starà guardando? Beh, un'immagine nera. Ma vabbè, riprendiamo, si vedono alcune immagini a caso del DJI Mavic Pro che parte da non si sa dove, c'è il signore che non vede nulla ma alza le mani, intanto vediamo già
che il drone, allora ragazzi, mettiamo stop, perché già qui notate che non si tratta di un DJI Mavic Pro. Lo notate dall'effetto fisheye, occhio di pesce, che non è assolutamente presente né impostabile sui droni DJI Mavic Pro, e inoltre la qualità è davvero molto scadente. Direi che si tratta forse di un Phantom 1 o forse Phantom 2. Comunque il video continua con il signore che si muove e il drone arriva anche, stoppiamo di nuovo perché non ce la faccio, nel Colosseo, in alcune strutture delicate, alcuni centri di interesse, centri storici dove è assolutamente vietato volare. Comunque un operatore per volare in queste condizioni dovrebbe transennare l'area che ovviamente non è transennata assolutamente in questo video. Si vola praticamente ovunque, sulle strade, sulle macchine, sul Colosseo senza nessun problema. Il problema c'è perché non si può fare, quindi una persona X che va su YouTube a cercare il video di Fly per avere dei dettagli su come volare, si trova queste immagini: un drone fatto volare a vista con un visore falso su delle aree dove non si può assolutamente volare da hobbisti, ragazzi, non si può volare in queste condizioni, ma qui viene fatto senza nessuna didascalia che dica guardate non si può volare così, non fatelo. No, io se fossi un ignorante in materia e vedessi questo video penserei ah ok, loro volano sul Colosseo, quasi quasi esco di casa e vado a volarci anche io, no? Comunque continuiamo con altre immagini del genere, si vola un po' ovunque. Un altro dettaglio importante: questo signore sta utilizzando un visore per pilotare il DJI Mavic Pro. Peccato però che il volo FPV sia totalmente illegale in Italia. Non si può volare legalmente in FPV se non con un secondo operatore al nostro fianco che vada a manovrare il drone al posto nostro, e noi ci limitiamo solamente ad avere il visore in faccia. Ma qui fa intendere che questo signore stia pilotando il drone con la forza dello sguardo, non lo so, col giroscopio in qualche maniera strana, e questo è totalmente illegale in Italia. Quindi perché lo mostrate? Continuiamo. Per fortuna il video va a concludersi dopo 1 minuto di atroci sofferenze con un bellissimo font che sembra realizzato con Paint. Cioè ragazzi, io spero davvero che non abbiano pagato migliaia di euro per questa schifezza di video. Lo spero davvero. E quello che abbiamo appena visto purtroppo è il frutto di un ente pubblico che ha commissionato, non penso gratuitamente, un lavoro ad un'azienda privata. Questo è il massimo che sono riusciti a fare. Tutto ciò mi turba un po', ragazzi, mi lascia davvero senza parole. Ma la cosa che mi lascia più di sasso, ragazzi, sapete qual è? È sapere che queste stesse persone che hanno realizzato il video di Fly ENAV sono le stesse persone che hanno avuto il coraggio di chiederci, a ragione o meno, delle tariffe per la registrazione dei nostri droni. In Italia chi non sa fare le cose le insegna. Mica strana sta cosa, ci scrive l'amico Stefano Carboni sul nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, ed è assolutamente vero. Bene ragazzi, non c'è molto altro da dire sinceramente, cioè quello che avete appena visto si commenta da sé. Sono molto arrabbiato. No, arrabbiato non è la parola giusta, sono deluso, sì, sono deluso di avere ogni giorno la conferma che qualcosa qui in Italia funziona davvero nel modo sbagliato. Bene, spero di non avervi torturato troppo con questo video, magari vi ho strappato anche una risata, e una risata sarebbe stata l'ultima cosa da strappare con un video ufficiale di un ente pubblico, cioè commissionato da un ente pubblico, però tant'è. Ora passo la palla a voi amici, parliamo insieme qui sotto nei commenti. Cosa ne pensate di quello che avete appena visto? Vi sembra una cosa normale realizzare un video del genere, che penso sia stato realizzato con tanti spezzoni comprati? Ci sono dei portali online che vendono dei spezzoni di video e penso che questa azienda abbia comprato qualche spezzone di prove dell'Oculus, qualche spezzone di prove del Mavic, di altri droni, e abbia fatto un calderone unico incredibile
per realizzare questa schifezza? Beh, secondo me è davvero uno schifo, ma magari a qualcuno di voi è piaciuto, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto, amici. In descrizione video vi lascio il link per accedere, per vedere, per visualizzare questo video nella sua integralità. Purtroppo i commenti sono disabilitati, viva la libertà di espressione in Italia. In descrizione video vi lascio il link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, gruppo Facebook Droni Tecnologia Italia, canale Instagram. E infine, se volete supportarci, vi ricordo che sempre che il mio canale dopo questo video non venga chiuso, vi ricordo che tutti i nostri video, le nostre live, anteprime, notizie sono totalmente gratuite per voi, anche le mie incazzature. Se vi va di supportarci, a noi ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dai nostri nuovi prossimi video. Grazie a tutti e noi ci vediamo, spero, nel prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi.